Benvenuto nelle conversazioni di pratica in italiano. Preparati a esercitare il tuo italiano e a diventare più fluente. I sottotitoli sono disponibili, attivali dalle impostazioni. Il link al PDF è in descrizione. Metti like e iscriviti. Scrivi nei commenti l'argomento che vuoi vedere e premi il pulsante hype per dare più visibilità al video. Iniziamo. Ciao Leo, come stai oggi? Ciao Emma, sto bene, grazie. E tu? Sto molto bene, grazie. Oggi volevo parlarti di qualcosa di interessante. Certo, Emma. Di cosa vuoi parlare? Vorrei discutere del primo approccio nelle chat online. Hai mai usato le chat online per conoscere nuove persone? Sì, l'ho fatto. Uso le chat online per parlare con amici e a volte per conoscere nuove persone. Può essere divertente e un po' spaventoso all'inizio. Concordo. Quando ho iniziato a usare le chat online, mi sentivo nervosa su come avviare una conversazione. E tu? Sì, mi sono sentito allo stesso modo. Non sapevo cosa dire o come presentarmi. Ma ho imparato che un semplice saluto può rendere tutto più facile. È vero. Un ciao amichevole è un buon inizio. Di solito dico, ciao, mi chiamo Emma. Come stai? Faccio qualcosa di simile. Dico, ciao, sono Leo. Piacere di conoscerti. È semplice e chiaro. Dopo il saluto, mi piace porre una domanda per continuare la conversazione. Ad esempio, potrei chiedere, qual è il tuo nome? O da dove vieni? Sì, fare domande è molto importante. Spesso chiedo, cosa ti piace fare? O quali sono i tuoi hobby? Quelle domande ti aiutano a conoscere meglio l'altra persona. Mi piace anche condividere qualcosa su di me. Potrei dire, mi piace leggere e giocare a calcio. È una buona idea. A volte dico, mi piace ascoltare musica e disegnare. Rende la conversazione più amichevole. A volte mi sento nervosa quando chiedo a qualcuno di nuovo. Temo di dire la cosa sbagliata. Capisco quel sentimento. Mi sentivo nervoso la prima volta che ho usato un'app di chat online. Ma ho imparato che va bene fare errori. Tutti sono cordiali e vogliono parlare. Sì, l'ho imparato anche io. Se parli lentamente e usi parole semplici, è più facile capirsi. Esattamente. Cerco sempre di essere chiaro e paziente quando chatto. Mi piace anche usare emoji per rendere la conversazione più divertente. Le emoji sono fantastiche. Aiutano a mostrare i tuoi sentimenti. Ad esempio, uso una faccina sorridente quando sono felice. Anche io. Un pollice in su o un cuore possono rendere la chat più amichevole. Hai mai avuto un'esperienza negativa in una chat online? Sì, una volta ho parlato con qualcuno che non era molto educato. Mi ha fatto sentire a disagio. Non è bello, ho avuto alcune chat strane anch'io, ma la maggior parte delle persone è gentile. Cerco sempre di chattare con persone cordiali e rispettose. Se qualcuno è scortese, smetto semplicemente di conversare. È una buona idea. È importante restare al sicuro e sentirsi bene quando si chatta online. Concordo. Uso anche un soprannome in chat per proteggere il mio vero nome. Mi fa sentire più sicuro. Faccio lo stesso. Uso Emma invece del mio nome completo. È divertente e sicuro. Cosa ti piace di più delle chat online? Mi piace poter conoscere persone di posti diversi. Imparo sulla loro cultura e sui loro hobby. Sì, anche a me piace molto. Ora ho amici di molti paesi. È interessante ascoltare le loro storie. La chat online mi aiuta anche a praticare il mio italiano.
Imparo parole e frasi nuove ogni giorno. Anche a me. Mi sento più sicuro parlando italiano perché chatto con molte persone. Hai qualche consiglio per iniziare una conversazione in chat online? Sì, ne ho. Prima di tutto, inizia sempre con un saluto amichevole. Poi fai una domanda semplice. Ad esempio, cosa ti piace fare nel tuo tempo libero? È un ottimo consiglio. Penso anche che sia importante condividere qualcosa su di te. Rende l'altra persona più a suo agio. Giusto, quando condividi i tuoi hobby, l'altra persona potrebbe dire piace anche a me e la conversazione può crescere. Cerco anche di ascoltare attentamente. Se l'altra persona dice qualcosa di interessante, faccio più domande su quello. Sì, fare domande di approfondimento è molto importante. Mostra che ti interessa ciò che dicono. A volte uso una semplice frase come raccontami di più su questo. Aiuta a far continuare la conversazione. Lo faccio anch'io. Rende la chat più coinvolgente e divertente. Hai mai usato un'app di chat per unirti a una conversazione di gruppo? Sì, l'ho fatto. Ho partecipato a una chat di gruppo sulla musica. È stato molto interessante parlare con molte persone contemporaneamente. Anche a me piacciono le chat di gruppo. Ho partecipato a un gruppo sui viaggi. Ho imparato molto sui diversi paesi. Le chat di gruppo sono un ottimo modo per conoscere nuovi amici. Puoi vedere molte opinioni e idee. Concordo, è anche un buon modo per praticare il parlato. Puoi fare domande e condividere i tuoi pensieri con molte persone. Di cosa parli solitamente nelle chat online? Mi piace parlare di hobby, musica e film. A volte chiedo di cibo o viaggi. Io parlo spesso di sport, libri e arte. Mi piace sapere quali sono le passioni degli altri. Quei temi sono molto interessanti. Penso sia importante scegliere un argomento che piaccia a entrambi. Sì, quando condividi interessi, la conversazione è più divertente e facile. Usate mai la chat online per chiedere aiuto con l'italiano? Sì, lo faccio. A volte chiedo, cosa significa questa parola? O come si dice questa frase? Lo faccio anch'io. Imparo molte parole nuove quando chatto con persone gentili. La chat online è un buon modo per praticare e migliorare. Sento che il mio italiano è migliore perché chatto ogni giorno. Anche io la penso così. Ogni piccola conversazione mi aiuta a essere più sicura. Hai mai fatto un buon amico attraverso la chat online? Sì, l'ho fatto. Ho conosciuto una ragazza di nome Sara che ama leggere. Chattiamo ogni settimana e condividiamo i nostri libri preferiti. È meraviglioso. Ho fatto amicizia con un ragazzo di nome Tom. Entrambi amiamo il calcio e parliamo delle nostre partite preferite. È bello avere amici di posti diversi. Impariamo così tanto gli uni dagli altri. Concordo. La chat online ci aiuta a connetterci con persone che non incontreremmo mai nella vita reale. Quale consiglio daresti a qualcuno che è nuovo nella chat online? Direi, sii amichevole e paziente. È normale sentirsi nervosi all'inizio, ma tutti vogliono fare una buona amicizia. È un buon consiglio. Penso anche che sia importante essere chiari e usare parole semplici. Parla lentamente se ne hai bisogno. Sì, e non aver paura di fare domande. Le domande aiutano la conversazione a crescere. Mi ricordo sempre che va bene fare errori. Ogni chat è un'opportunità per imparare. Esattamente. Imparo qualcosa di nuovo ogni volta che parlo con qualcuno. Cerco anche di sorridere e usare parole positive.
Rende la chat più piacevole. Lo faccio anch'io. Un atteggiamento positivo aiuta a fare nuove amicizie. Usi qualche app di chat specifica? Sì, uso alcune app diverse. Mi piace usare HelloTalk e Tandem per chattare con persone di tutto il mondo. Uso quelle app anch'io. Mi piacciono anche WhatsApp e Facebook Messenger per chattare con gli amici. Quelle app sono facili da usare e ci aiutano a praticare l'italiano. Mi piace che puoi inviare testi, messaggi vocali e persino foto. Sì, rende la conversazione più divertente. A volte invio un messaggio vocale per praticare il parlato. Lo faccio anch'io. È un buon modo per sentire la propria voce e migliorare. Hai mai partecipato a una lezione online o a un gruppo di scambio linguistico? Sì, l'ho fatto. Ho partecipato a una lezione online gratuita dove chatto in italiano e imparo parole nuove. Sembra fantastico. Ho partecipato a un gruppo di scambio linguistico dove pratichiamo il parlato e facciamo domande. Quei gruppi sono molto utili. Incontri molte persone amichevoli e si impara insieme. Concordo. Le lezioni e i gruppi online rendono l'apprendimento divertente e sociale. Quale pensi sia la parte migliore della chat online? Penso che la parte migliore sia che puoi conoscere nuove persone di diverse culture. Adoro imparare sulle loro vite e idee. Sì, la penso allo stesso modo. La chat online mi aiuta a vedere il mondo in un modo nuovo. Aiuta anche me a praticare l'italiano in un modo reale e amichevole. Mi sento più sicuro quando parlo. Concordo. Ogni piccola conversazione mi rende migliore in italiano. Mi piace anche che puoi chattare in qualsiasi momento e ovunque. È molto flessibile. Sì, posso chattare sul mio telefono, a casa o in un caffè. È molto comodo. Hai qualche storia divertente dalle tue chat online? Sì, una volta ho chattato con qualcuno che ha confuso delle parole. Ha detto, mi piace suonare il pianoforte con il mio gatto. Mi ha fatto ridere. È divertente. Ho avuto un'esperienza simile quando qualcuno ha chiesto: "Ti piace la pizza o il gelato in una giornata di pioggia?" È stata una domanda sciocca, ma ha reso la chat divertente. Le domande buffe possono essere molto interessanti. Rendono la conversazione leggera e amichevole. Concordo, anche se la domanda è strana, è un buon modo per imparare e ridere. Cosa vuoi imparare di più nella tua prossima chat? Voglio sapere di più sui viaggi. Vorrei chiedere: qual è il tuo posto preferito da visitare? È una grande domanda. Voglio chiedere del cibo. Potrei dire, qual è il tuo piatto preferito? O ti piace il cibo piccante? Quelle domande sono interessanti e ti aiutano a conoscere culture diverse. Sì, sono entusiasta di chattare con nuove persone e imparare parole nuove. Scrivo sempre nuove parole dopo una chat. Mi aiuta a ricordare. Lo faccio anch'io. Tengo un piccolo quaderno con frasi e idee nuove. È molto utile. Rende l'apprendimento facile e divertente. Hai piani per usare di più la chat online in futuro? Sì, ho intenzione di chattare ogni giorno per praticare il mio italiano. Voglio anche partecipare a più chat di gruppo e lezioni online. È un buon piano. Voglio chattare con persone di diversi paesi e conoscere le loro culture. Sono entusiasta di incontrare nuovi amici e fare nuove domande. Ogni chat è una nuova avventura. Concordo. La chat online è un ottimo modo per imparare e fare amici. È divertente ed educativa. Grazie per aver parlato con me oggi, Emma.
Ho apprezzato la nostra conversazione sulla chat online. Grazie a te, Leo. Ho imparato molto e mi sento più sicura riguardo al mio italiano. Spero di poter chattare di nuovo presto. Sì, mi piacerebbe molto. Buona giornata, Emma. Anche a te, Leo. A presto. Ottimo lavoro! Vuoi esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iscriviti e attiva la campanella per non perdere nessuna delle nostre conversazioni gratuite in italiano. Ci vediamo nel prossimo video.